Il progetto di questa settimana prevede la realizzazione di uno sgabello da utilizzare quando uso il traforo oscillante della Holzmann. La macchina è stata recensita nel video della settimana scorsa, se te lo sei perso ti posto il link o nelle schede o giù in descrizione. Per realizzare lo sgabello utilizzo alcuni moraletti ottenuti dalla unione di alcuni listelli da un pallet. Come puoi vedere è stato già piallato e leggermente levigato. Di questo progetto ho realizzato anche un file in PDF scaricabile liberamente nel caso in cui tu sia interessato a replicarlo. Come possiamo notare, sto marcando con la matita la parte del moraletto che verrà sportata per creare quello che sarà una sorta di incastro inclinato. Vediamo finalmente il debutto del martello in legno realizzato qualche video fa. Se ti sei perso il video te lo posto tra le schede oppure in descrizione. Debutto affiancato anche questo con gli scarpelli della Tag Life che sono stati usati per la prima volta. Per rafforzare l'incastro inclinato ho utilizzato sia la colla vilinica che delle viti da legno da 40 mm di lunghezza che sono state inserite all'interno di alcuni fori realizzati con punta da legno da 8 mm. Questi fori poi sono stati successivamente chiusi utilizzando delle spinette sempre da 8 mm. Questa volta ho optato per l'impasto di colla vinilica e polvere di legno in quanto erano presenti numerose rotture e numerose fessure sul moraletto in legno che ricordo essere il prodotto dell'unione di diversi listelli di legno con colla vinilica.
morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into life. Life is happy but it's so. Anche la traversina poggiapiede è stata rinforzata con l'utilizzo di colla vinilica e l'inserimento di viti da legno sempre da 40 mm di lunghezza che vengono annegate all'interno di fori praticati con punte da legno da 8 mm, i quali poi vengono chiusi con le spinette sempre da 8 mm. Savannah, let's all. Anche questa volta ho dovuto utilizzare lo stucco riempitivo in quanto le fessure non si erano completamente chiuse. Ho utilizzato infine la levigatrice con carta 80, 100, 120 e 180 anche per arrotondare i bordi. Infine ho dato 3 mani di impregnante all'acqua colore ebano che ha donato allo scabello una rifinitura particolarmente lucida. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the land. Savannah, I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. The beauty of the world, Savannah. Let's all take a ride, Savannah. I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. The beauty of the world, Savannah. Let's all take a ride. Savannah, I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. Di rinforzare la struttura inserendo questo zoccoletto che andrò adesso a sagomare. Dopo aver sagomato lo zoccoletto di legno alla troncatrice dandogli un aspetto a forma di cugno, passo a fissarlo con delle viti da legno alla struttura dello sgabello, fissando 2 vite da 80 mm sul lato posteriore e 2 vite da 80 mm sul lato anteriore. Successivamente passo 2 mani di impregnante colore ebano per colorare lo zoccoletto di legno e poi per dare perlomeno per mascherare alla vista le teste delle viti. L'unica cosa che manca per completare fisicamente questo progetto è l'aggiunta di una seduta imbottita, cosa che farò non appena la situazione sanitaria permetterà la libera circolazione. Bene, siamo giunti ai saluti finali.
un bel like è cosa gradita, se ti va condividi questo video con i tuoi contatti e se non ti sei iscritto ti invito a fare e spuntare la campanellina con la decidiura tutto in modo da restare sempre aggiornato sulle uscite dei prossimi progetti. Non mi resta altro che augurarti un buon fine settimana, ringraziarti per la visione di questo video, inviarti venerdì prossimo per l'uscita del prossimo progetto e augurarti una buona domenica. Ciao!